Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti all'Angolo del Focolare, dove condivido con voi semplici idee per semplificare, organizzare e vivere consapevolmente. Oggi ho pensato di farvi vedere l'home tour della cameretta di sole, proprio perché ci siamo trasferiti da poco in casa nuova, stiamo iniziando ad organizzarci. In realtà questa è la casa in affitto dove stiamo aspettando che ci costruiscano la casa definitiva, quella ufficiale, e la notizia è che qualcosa finalmente si sta muovendo. Stiamo decidendo in questo periodo proprio le planimetrie e la disposizione definitiva della casa per mandarla in costruzione. Qui mi vedete che sto facendo il letto con le lenzuola di quando ero piccola e anche il copriletto di quando ero piccola. Questo invece è il diffusore di nasoterapia, mi sembra che si chiami, e metto dentro Zanzarep, un buonissimo olio essenziale, e se lo trovo ve lo linko in descrizione. Questo diffusore mi si era rotta la calotta tempo fa e me l'ha inviato una gentilissima follower che davvero ringrazio tanto con tutto il cuore, perché è una calotta in vetro, Francesco l'aveva rotta e altrimenti non avevo modo di farlo funzionare, per cui grazie, la stiamo sfruttando tantissimo. Dietro lì invece c'è il quadro che aveva disegnato tanti anni fa mia sorella nel lontano 2011. E questi sono i pochi dettagli che abbiamo utilizzato per personalizzare la camera di sole. Ci stiamo godendo tanto questa casa proprio per il suo essere minimal, semplice, bianca, con arredamento davvero di gusto semplice ma un po' universale. E sicuramente non è il mio gusto, sicuramente non è come farò io la mia casa, ma in questo momento di transizione devo dire che è veramente perfetta, è veramente accogliente, anche se di nuovo adesso vedrete che l'armadio non è precisamente intero, la cassettiera di sole si rompe, infatti adesso stiamo pensando di cambiarla con la cassettiera, quella che avevamo in casa vecchia, con la cassettiera di sole. E però davvero vivere con questo arredamento semplice, con queste poche cose, devo dire che ci sta semplificando davvero la vita. Quest'anno lo sto proprio prendendo come un anno di semplificazione, di estremo minimalismo, di sfida di minimalismo estremo, proprio per cogliere l'occasione di vivere davvero con l'essenziale. Questi sono i pigiami di sole, non manca naturalmente il pigiama di scheletrina, l'asciugamano del mare lo metto via, e questo è un organizza armadio, visto che non abbiamo molti cassetti funzionanti, e dove metto appunto tutti i foulard per sole. È un organizzatore che praticamente puoi mettere nella tua mensola, qualsiasi mensola, e ce l'avevo già dalla casa vecchia ed è davvero comodo perché lo si può spostare così e infilare in qualsiasi armadio o mensola per aumentare lo spazio contenitivo. Qui ci sono tutte le canottiere di sole, le mutandine gliele piego ma gliele lascio abbastanza in autogestione. Lì ci sono i costumi, anche quelli sono in archiviazione, e sotto ci sono tutti i suoi vestiti. Adesso vado a sistemarli, in realtà i suoi vestiti, vado a prendere dei vestiti da mettere via e inizio a piegarli, però devo dire che davvero questa cassettiera in particolare è molto scomoda. Ogni volta che Sole prova ad aprirla cade, deve essere stata montata male e praticamente lei non riesce ad utilizzarla. Sì, questo è il pigiamino natalizio che tipo Sole ha da 2 o 3 Natali e continuiamo ad utilizzarlo non solo per Natale ma sempre come il costume di scheletrina. È in utilizzo quotidiano, sempre in estate, inverno, costante. E dicevo della cassettiera, appunto, deve essere stata montata male, per cui pensavamo di andare a prendere la cassettiera in metallo di Ikea che avevamo utilizzato nell'armadio di sole. Stavamo pensando proprio di andare a recuperarla, visto proprio che tra l'altro ha i giorni segnati su per andare a prepararle tutti gli outfit per la scuola.
anche perché durante l'estate era comodo, lei andava lì, si prendeva quello che voleva, c'era un po' più tempo, ma adesso con la scuola, gli ingressi organizzati, i tempi proprio precisi per entrare a scuola, noi abbiamo l'ingresso alle 7:30 e quindi non abbiamo tanto tempo da perdere alla mattina, quindi avere gli outfit già preparati nella sua cassettiera che lei ormai ha imparato ad utilizzare sarà sicuramente più comodo che tra l'altro andare a prendere da questa cassettiera che come la apri si rompe. In ogni caso, in generale, per gli outfit, in particolare in estate, io ho sempre cercato di separarglieli magliette, gonne, pantaloni e di lasciarla libera proprio di comporre gli outfit, proprio per lasciarle la creatività e il divertimento nel vestirsi. Però durante l'anno abbiamo proprio bisogno di tempistiche più serrate, quindi creiamo gli outfit in anticipo sia per lei che per me, e infatti la sera andiamo a prendere gli outfit già preparati, li prepariamo per l'indomani mattina e così facciamo davvero presto alla mattina a prepararci. Questa è la zona lenzuola, ci sono infatti il lenzuolo in uso e un altro lenzuolo e abbiamo già tirato fuori i copripiumini pronti per la stagione invernale. Di lenzuola in genere ne utilizziamo appunto una addosso e una a lavare, mentre di copripiumini, visto che la stagione invernale dura un pochino di più, la stagione del copripiumino in realtà dura un po' di più, ci piace avere la varietà, quindi abbiamo un copripiumino bianco, uno sabbia e il mio di quando ero piccola multicolor. Questo è tutto per la camera di sole, davvero semplice e con il minimo indispensabile. Ah no, non vi ho fatto vedere questa parte. Dalla parte opposta del letto c'è praticamente un mobile che è stato lasciato lì dal proprietario della casa, è un mobile antico che Sole ha voluto sdrammatizzare con questo cane con gli occhiali da sole e mega giganto Winnie Pooh con la corona, perché dopo tutto è una camera di una bimba. Questo è tutto dall'angolo del focolare, spero di avervi dato un po' di ispirazione nell'organizzare le vostre camerette. Se voleste approfondire l'argomento minimalismo e vivere in modo più semplice, vi ricordo che c'è il mio corso Alleggerisci la tua vita dedicato proprio a questo argomento, per cui cliccate pure sui miei corsi online per saperne di più. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!